Buonasera a tutti, vado a fare il cambio olio motore del G519. Cambio olio che voglio fare in quanto ho delle lavorazioni del terreno da attuare il prima possibile, quindi voglio avere il motore che sia a posto e in ordine. Ecco, dopodiché procederò anche a altre piccole manutenzioni del NIBI, nel senso che vorrei comunque lubrificare cavi, tiranterie e quant'altro, ma è una cosa che farò tra qualche giorno. Intanto oggi vado a fare appunto il cambio olio. Il cambio olio motore va fatto, questo vale in generale per qualsiasi mezzo, va bene, che sia un'auto, una motocicletta o un tagliaerba. Ecco, è sempre consigliato scaldare in primis il motore, quindi portare in temperatura l'olio, questo per facilitare poi le operazioni di scolo quando appunto si va a togliere il famoso tappo dell'olio o le vite sulla coppa dell'olio, insomma, chiamiamola come vogliamo. Adesso ho già provveduto a scaldare una ventina di minuti il NIBI, mi sono fatto un giretto per modo di dire, e basta. Adesso vado a scolare l'olio, quindi a svitare la vite della coppa dell'olio. Gli attrezzi che servono sono quanto mai semplici. Allora, in primis adesso io faccio questa operazione qua su terra nuda, quindi mi sono adoperato per mettermi questa tavoletta qui per non sporcarmi, va bene? Ecco. E dopodiché cosa abbastanza importante, essere più o meno, ecco, in bolla per fare questa operazione, quindi mettere comunque il mezzo, quindi in questo caso questo autocoltivatore che sia con la coppa dell'olio in bolla, questo per facilitare appunto tutto lo scolo e soprattutto poi per andare a vedere il livello sulla lastina dell'olio che sia corretto, quindi sicuramente non andare a fare cambi olio su pendenze più o meno accentuate. Basta, gli attrezzi che servono sono diciamo super semplici. Ecco, allora serve una chiave da 19, in questo caso per svitare il dado appunto della coppa dell'olio. Ok, sono raccomandati sicuramente dei guanti in lattice o comunque sia protettivi, perché comunque non è una cosa buona andare a contatto con l'olio lubrificante, con la pelle. Non è sicuramente come dire sano, va bene, ecco. E dopodiché un imbuto che andremo a utilizzare per immettere da sopra, dalla parte superiore, l'olio nuovo, e dopodiché una tanica, come ho fatto io in questo caso qua, di un olio esausto che ho ritagliato e che mi farà appunto da raccoglitore dell'olio esausto. Ovviamente si possono usare altre soluzioni appunto per raccogliere l'olio, ma ho sempre trovato molto utile farlo in questa maniera, nel senso che poi vado comunque a svuotarlo direttamente nel mio bidoncino raccoglie olio esausto, poi da smaltire in modo corretto. Va bene, dai, allora motore caldo, procedo, posiziono il raccoglitore, diciamo la tanica ritagliata, ecco, sotto la coppa e vado a svitare l'olio per farlo appunto percolare. Devo fare anche prestino perché sta calando il sole. Mettiamo la nostra tanichetta raccoglie olio, eccola qua, e qua abbiamo il dado, va bene, da 19 da svitare. Serve una semplice chiave inglese classica, quindi niente di che. Non hanno fatto proprio comodissimo, diciamo, l'invito per la chiave. Cercheremo, eccolo qua, opa, ecco. Cosa importante, poi vi farò vedere, è sempre caldamente consigliato andare a togliere intanto la stina, ve la faccio vedere, la stina, eccola qua, la stina del livello olio, questo per facilitare, diciamo, lo sfiato e il percolamento dell'olio, e volendo anche da sopra andare a svitare. Dopo andiamo a farlo, vediamo se ce la faccio con una mano. Sì, andiamo a svitare anche dove si inserisce l'olio nuovo, ecco, e appoggiamo così per non fare entrare sporcherie, ecco, solo per facilitare appunto lo sfiato. Vado a svitare lentamente, cercando di trattenere la vite e non farla cadere nel contenitore. Ecco qua, ecco, solitamente c'è appunto una guarnizione in rame che poi andrò a sostituire, ecco.
Ecco, fatta questa operazione, che può durare qualche minuto, ecco, io solitamente consiglio di far restare così col tappo aperto, diciamo, una buona mezz'ora, in modo tale che l'olio vada tutto a percolare. Volendo si può anche muovere il volano, va bene, eccolo qua, si può un po' muovere il volano per far sì che l'olio scoli il più possibile anche dalle parti interne, quindi diciamo tutti quanti i leverismi interni per quanto riguarda valvole e compagnia bella. Ecco, ogni modo adesso lo lascio lì una mezz'ora e dopodiché procediamo appunto con l'olio nuovo. Vi voglio far vedere il foro della coppa, eccolo lì, spero si veda, eccolo lì, sta appunto percolando. Eccolo qua. Lo lasciamo una buona mezz'ora, poi ripeto, come vi ho suggerito prima, ecco, volendo si può andare appunto a muovere il volano per far scolare tutto perfettamente. Ecco, foro inserimento lo si lascia aperto così, ok, stando molto attenti a non far entrare nessuna particella estranea appunto nel blocco motore, e la lastina dell'olio vale la stessa cosa, ecco, stando attenti appunto che non entri diciamo sporcheria, va bene? Ecco, allora la quantità esatta per questo motocoltivatore è 1,8 litri, ecco, già testata e provata più volte, ecco, che adesso andrò a inserire appunto dall'alto. Vado a sostituire la guarnizione in rame, ecco, e dopodiché richiudo il tutto, ok. Per i perfezionisti si potrebbe anche chiudere con una chiave dinamometrica alla torsione corretta, ok, quindi con la forza corretta, ma su questo mezzo qui non è delicato, quindi vado un po' a mano, va bene? Ecco. E basta, dopodiché si inserisce l'olio nuovo, si controlla sulla stina il livello e si può procedere. Andiamo a pulire il nostro dado, ok, vado a cambiare la guarnizione in rame con una nuova, ok, guarnizione in rame nuova, e andiamo a rimettere il tappo della coppa al suo posto. Andiamo a stringere, quindi via l'olio esausto, ecco fatto, una bella stretta, non forzata ovviamente, non serve chissà cosa, tanto per deformare la guarnizione in rame che faccia appunto da guarnizione. Fatto questo si può procedere delicatamente, ok, con un imbuto per aiutarci, ecco, ovviamente pulito, possibilmente pulito. Ecco, andiamo a mettere il nostro olio. Ecco, una precisazione su questo mezzo: non abbiamo il cambio filtro dell'olio, perché ovviamente c'è la predisposizione, ma l'LDA 510, questo tipo di motore Lombardini, nasce senza il filtro olio. Ecco, quindi aggiungiamo olio, ripeto 1,8 litri circa per questo modello. Abbiamo le due tacche, quindi minimo e massimo, come un'automobile sostanzialmente, e andiamo a mettere la quantità esatta. Ne manca ancora. Ecco, una volta raggiunto il livello corretto, quindi la tacca superiore, va bene, andiamo a togliere ovviamente l'imbuto e a chiudere il tappo superiore, dopodiché abbiamo finito. Bene, il sole sta scendendo, concludiamo questo video dicendo cosa? Allora, cambio olio G519, la quantità esatta è 1,8 litri, va bene, ecco, per questo modello. Il tipo di olio che utilizzo ormai da 10 anni su questo motocoltivatore è il Mobil Delvac 15V40, è un motore per motori diesel per camion, ecco, se mi ricordo bene è un semisintetico, ecco. Va benissimo per questo tipo di motore, per il Lombardini LDA 510, per il fatto che le tolleranze meccaniche sono molto elevate, quindi ecco, non andiamo a metterci sicuramente un full sintetico, va bene, ecco.
Che dire ancora? Per essere precisi, l'ultimo check che dovete fare, ecco, per l'olio, per chi vuole, può essere perfetto, va bene, si fa girare una decina di minuti ancora il motore, si aspetta altri 10 minuti che tutto l'olio percoli in coppa, va bene, per caduta, e dopodiché si fa appunto l'ultimo controllo per quanto riguarda l'attacca superiore dell'asticella dell'olio. Al prossimo video, ciao a tutti, grazie ancora per la visione.